Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Innanzitutto voglio ringraziarvi per la partecipazione circa l'ultimo post in community. Ho letto i vostri commenti e grazie a questi ho avuto l'idea per il titolo di questo interattivo. Quando succederà questo significa che. Quindi andiamo a vedere la tua situazione ed un fatto che andrà a succedere in futuro. Ed anche il perché succederà. Come solito, a fine stesa ti chiederò di pensare ad una domanda per darti una risposta secca con gli arcani maggiori ed un ulteriore messaggio in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti. Subito dopo la sigla scegli a distinto uno dei 3 mazzi e vediamo cosa significa quando succederà questo. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Prepariamo i nostri 3 mazzi per questo video, questo interattivo. Dal titolo "Quando succederà questo" significa che. Sapete che è un interattivo e come tale va considerato. Se non fa riferimento o non risuona con la vostra situazione, lasciatelo andare, passate oltre, perché significa che non è per voi. Vi ricordo anche che questo video, questo interattivo, ha validità da quando viene visto, indipendentemente dalla data di pubblicazione. Quindi vale anche se lo vedete tra 1 mese, 2 mesi, anche 1 anno, a prescindere da quando viene pubblicato. Oggettini. Abbiamo la stellina che simboleggia i sogni per la variante numero 1. Variante numero 2 mettiamo le chiavi che aprono e chiudono porte. E per ultima, ma non meno importante, la variante numero 3 con l'orologio, che simboleggia il tempo che va sempre avanti e per noi è adelante che ci gusta. Quindi ti chiedo di focalizzarti bene su una di queste 3 varianti, oppure sugli oggettini come preferisci, e andiamo a vedere quando succederà questo, significa che. Ti lascio un po' di tempo per pensare. Stellina, iniziamo con te. Suerte, stellina, per te. Vediamo cosa significa quando succederà questo. Innanzitutto andiamo a vedere chi sei tu, stellina, e penso che in questo momento tu possa sentirti particolarmente connessa o connesso con la lettera A, D, I, S, V e lettera O. Uno fra questi numeri che ti dirò adesso dovrebbe ricordarti qualcosa, magari una data, oppure un numero di telefono. E può essere che tu lo veda ripetersi spesso. Numero 5, 37, 72 e 15. Potrebbero anche essere numerini fortunati,
5, 37, 72 e 15. E adesso andiamo a vedere chi sei tu, stellina. Stellina, sei di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia, Acquario, ma potresti anche essere di un segno d'acqua, Cancro, Scorpione, Pesci, o avere un ascendente in uno di questi segni. Penso che tu sia una persona molto romantica, e che l'amore possa essere tra le tue priorità, anche la passione. Ti vedo una persona molto passionale, un qualcuno che è possibile, con questa carta del mago, che sia una persona con delle attitudini in ambito esoterico anche, oppure potresti avere una passione per i tarocchi o essere a tua volta un cartomante o una cartomante. Penso tu possa essere una persona molto sensibile, un qualcuno che spesso la poca delicatezza di chi ti circonda potrebbe anche arrivare a ferirti. Io vedo che nella tua vita in questo momento, con questa torre, potrebbe essere successo magari un fatto inaspettato, un qualcosa che sicuramente non t'aspettavi, e potrebbe anche essere arrivato da un qualcuno di un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, come se tu potessi aver avuto, diciamo, una situazione dove puoi essere coinvolta con una persona di un segno di fuoco che ha un po' disatteso le tue aspettative. Potrebbe non essere per tutti, perché questo è un interattivo, però io ci vedo questo, per la stellina. Penso che dovresti imparare a, come ti posso dire, queste le utilizziamo dopo, a bilanciare un pochino l'emotività e la volontà. Ti parlo di emotività perché ho questa carta della luna, e ti parlo di volontà perché ho questo 6 di denari e questo asso di denari. Quindi andando a bilanciare un pochino questa emotività che ci porta la luna e la volontà di queste carte di denari, abbiamo anche un cavaliere di denari, abbiamo questo mago. Tu puoi arrivare a fare grandi cose per te stesso, ma anche per gli altri con questo mago. Ti vedo in movimento, ti vedo un qualcuno che con questa temperanza ha tanta pazienza, e che peraltro è necessaria qualora tu avessi degli obiettivi importanti da raggiungere, e io qua ce li vedo. E potresti avere dei figli, o desiderare di averne,
e ti vedo in movimento. Dove devi andare, stellina? Dove ti devi spostare con tutte queste carte di movimento? Mh? Ehm, penso che, tu possa essere un qualcuno che in questo momento nella sua vita deve effettuare una scelta circa un qualcosa. Ti senti un po' vincolata o vincolato in una situazione che non ti appartiene, e penso che in un particolare aspetto della tua vita, mhmm, tu sia una persona che ha la possibilità di fare molto o, l'intelligenza per arrivare a raggiungere determinati obiettivi, nonché, ehm, con questa regina di bastoni, una bella dose di sensualità ci vedo per te. Adesso, andiamo a vedere cosa significa quando succederà una determinata cosa, da adesso che stai guardando, questo interattivo, nei prossimi massimo 2 o 3 mesi, per la stellina. Vediamo che cosa succede. Futuro prossimo. Anche qui io ci vedo un movimento per te. È come se dovessi andare da qualche parte. Vediamo un po'. Cosa significa quando succederà questo? Innanzitutto, io vedo che nei prossimi mesi, va a succedere sicuramente, potrebbe essere uno spostamento, magari per lavoro, oppure, circa una situazione di tuo interesse che, dove peraltro, tu potresti anche avere un qualcosa che è necessario definire, con questo asso di spade. Penso che se finora, puoi esserti sentita sola o solo perché ho questa carta dell'eremita, una cosa che andrà a succedere, nei prossimi mesi, io ci vedo la fine di una solitudine e ti spiego anche il perché. Perché andrai, a progettare, a mettere a punto un determinato qualcosa con questo 7 di coppe, in qualità comunque di imperatrice, quindi, sicuramente, sai il fatto tuo, che si tratti di lavoro, che si tratti di, soldi, che si tratti di sentimenti, io ti vedo che, quando metterai, come si suol dire, a registro determinate opzioni, determinate, cose che tu vuoi andare a fare, in questo futuro prossimo c'è la possibilità di realizzarne una in particolare. È possibile che un qualcuno possa averti voltato le spalle o che tu abbia avuto la sensazione che, possa averlo fatto. È possibile che si tratti di un segno d'aria, un gemelli bilancia e acquario. Sappi comunque che, in questo futuro prossimo, oltre il fatto di, diciamo, come ti ho detto prima, mettere a registro determinati progetti, cosa significa? Iniziare, ad intraprendere, un qualcosa al quale tu tieni veramente tanto e anche con questa imperatrice con ottimi risultati,
Io ci vedo per te un incontro passionale. Ho questa carta del sole, o il manifestare una passione con un qualcuno. Guarda, non a caso, qua ci esce questo fante di bastoni e la carta degli amanti, Quindi, quando succederà questo, significa che ci sarà tutta la possibilità per te, stellina, di innamorarsi, mh, o se lo sei già tuttora, di avere la possibilità, di condividere un incontro piacevole, mh, con una persona, dove c'è una bella passione che è anche ricambiata. Quindi io ci vedo un incontro. Quando succederà questo, penso che la passione, sarà alle stelle, con questo asso di bastoni. L'asso di bastoni è anche un inizio, sono, non a caso, guarda, 3 assi in questa stesa: asso di bastoni, asso di denari e asso di spade. Andiamo a definire un qualcosa che potrebbe essere, il trovare un lavoro, un cambiare un lavoro, un migliorare la situazione economica, perché qui ho un 5 di denari, poi con l'asso di spade, nonché, un possibile incontro con un qualcuno dove ci vedo una gran bella passione. E quindi, quando succederà questo, tornerà a battere il cuore, per la nostra stellina. Vediamo cosa riesco ancora a dirti. E c'è uscito anche l'asso di coppe, pazzesca questa stesa. Credo che possa non essermi mai capitata, una cosa simile. Stellina, ti dico questo: in ultimo, con questo 4 di bastoni, io ci vedo che in questo, futuro prossimo avrai la possibilità di frequentare un qualcuno molto, molto complementare con te. E qui ci indicano una possibile fiamma gemella, anima gemella. Può essere quella persona che ti ho detto prima, dove ci vedevo l'incontro. Allo stesso tempo, visto che abbiamo questo cavaliere di coppe, potrebbe anche essere un qualcuno di un segno d'acqua: Cancro, Scorpione, Pesci, una persona che viaggia, una persona che potrebbe non essere della tua città. E quando succederà questo, è possibile che tu riconosca in questa persona un'anima gemella, una fiamma gemella, 4 assi in una stesa. Fine di questo momento che tu stai sperimentando, probabilmente, di sensazione di solitudine, stanchezza, perché ho questa giustizia. Andiamo a ritrovare un equilibrio, un po' quello che ti dicevo all'inizio. È possibile che tu debba imparare un po' a bilanciare l'emotività e la volontà. La giustizia ci indica anche questo, così che tu riesca a portare a termine o a fare grandi cose per te e anche per gli altri. Con 4 assi non oso immaginare cosa andrei a fare in questo futuro prossimo, stellina. Io c'ho visto questo per te, e quando succederà sono sicura che riuscirai ad andare a riequilibrare una situazione dove è possibile che in questo momento tu possa sentirti sola o solo, magari
Fa già parte del tuo passato o è un qualcosa che va a ripetersi? Quando succederà questo significa che avremo con questo 3 di bastoni una certezza finalmente, una meta, guarda, non a caso mi è uscita proprio qui. Prima sono progetti, poi abbiamo l'imperatrice, la fattibilità con questo 10 di denari è una certezza. Questo ci vedo per te. E quando succederà, penso che possa essere un qualcosa di veramente gratificante. Chissà chi dovrai incontrare con questo sole. Scrivimelo nei commenti. Adesso ti chiedo di pensare ad una domanda che ti sta particolarmente a cuore, per darti una risposta secca con gli arcani maggiori, un sì o un no, in base alle carte che usciranno per la stellina. Vediamo. Vediamo per la stellina. Abbiamo la morte, il diavolo e la temperanza. Dunque, in base alla tua domanda, quali carte ti stanno dicendo che se ti trovi in un momento, come ci hanno fatto vedere prima, dove puoi sentirti magari solo, non a tuo agio come vorresti essere. Io qua ci vedo con queste 3 carte un qualcosa che deve, con questa temperanza, questa carta della morte, insomma, dove tu devi comunque portare ancora un pizzico di pazienza, perché le carte ti dicono: guarda stellina, la situazione andrà a cambiare, potrai sperimentare ancora dei momenti, questa carta del diavolo, magari di inquietudine, di rabbia, dove non ti senti, ecco, completamente come vorresti essere, nonché io ci metto anche una bella passione per un qualcuno, volendo, perché la carta del diavolo ci indica anche questo, e con pazienza la situazione dovrebbe cambiare. Ne metto giù ancora qualcuna perché voglio vedere come. Non posso lasciarti così, Vediamo per la stellina. Carta del sole, l'imperatore e l'appeso. Dunque, penso che qui tu possa aver chiesto anche circa una situazione dove ti manca certezze, dove ti mancano le certezze, dove magari vorresti avere più certezza. Ebbene, con questa carta del sole e dell'imperatore è un sì, però abbiamo ancora un appeso, quindi significa che la situazione va a migliorare, ma potrebbe esserci ancora un qualcosa che deve essere rivisto, migliorato, insomma, non ci si sta bene, appesi a testa in giù, metaforicamente parlando. Quindi mi viene da dirti che circa la tua domanda, se era in riferimento a una certezza che vorresti nella tua vita, con pazienza questa certezza arriverà. Se hai chiesto per un uomo o per una donna, insomma una relazione, ce la vedo, sì. Comunque non senza ancora qualche piccola difficoltà, E questo era per te, stellina. Adesso vado a scriverti, in base un po' a queste carte che sono uscite per te, un messaggio in scrittura automatica e vediamo cosa mi viene da dirti per la stellina.
da qualche parte in casa tua c'è un oggetto, mh, oppure un'immagine che hai nascosto perché preferivi dimenticarlo. Mh. O magari non vederlo più. Se ci pensi bene, quel qualcosa, mhmm, non fa più parte della tua vita. Ehm, Sarebbe utile rimuoverlo, non solo dalla vista, ma anche dai tuoi pensieri. Qualcosa di bello ti attende se lo farai. Questo era per te, stellina. È uscito così. Da qualche parte in casa tua c'è, un oggetto oppure, un'immagine che hai nascosto perché preferivi dimenticarlo o anche non vederlo. Se ci pensi bene, quel qualcosa non dovrebbe più far parte della tua vita e sarebbe utile rimuoverlo, non solo dalla vista, ma anche dai tuoi pensieri, perché se lo farai, qualcosa di bello ti attende. Quindi andiamo a rimuovere ciò che ci crea ansia probabilmente, un qualcosa di fastidioso, perché quando lo farai pare che qualcosa di bello ti attenda, ok? Stellina? E quindi ti dico adelante con questa temperanza che ti dice che probabilmente è necessario portare ancora un pizzico di pazienza, ma una volta che sarai andata a rimuovere determinate cose, pare che la musica cambi. E questo era per te, stellina. Ti dico adelante. Chiavi, suerte per voi. Andiamo
a vedere quando succederà questo, che cosa significa. E in questo momento dovresti sentirti particolarmente connessa o connesso con la lettera P, la lettera C, la lettera E, T, M e lettera F, mi sembra, sì, F. Vado a darti 4 numeri che dovrebbero ricordarti qualcosa, magari una data, oppure un numero di telefono, o possono essere numeri che vedi ripetersi spesso, magari anche numerini fortunati, 33, 50, 88 e 19. 33, 50, 88 e 19. E adesso andiamo a vedere chi sei tu. Stellina, scusa, chiave. Ero rimasta ancora alla variante di prima. Vediamo chi è. La chiave, chiave sei sicuramente un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine. Ci vedo proprio qui tanto, i segni di terra, energia dei segni di terra, ma altresì ci vedo qui un segno d'aria anche, Gemelli, Bilancia e Acquario, o potresti avere un ascendente in uno di questi segni. Qui è possibile che tu in questo momento possa sentirti un pochino pessimista. Mi viene da dirti questo perché ti vedo qua. Con questo 4 di coppe un po' poco propensa o propenso a intraprendere determinate cose, nonché chiaramente con un 3 di spade e un 7 di spade ci vedo una sorta di pessimismo, magari circa delle situazioni che possono essersi presentate in questo momento nella tua vita. Questa ruota mi indica, ecco, un ripetersi di determinati eventi per te, nonché penso che tu possa esserti sentita escluso da un qualcosa, perché lo vedo di qua, chiave. Cosa riesco ancora a dirti di te? Credo che la musica possa essere parte integrante della tua vita, nonché magari tu puoi essere un musicista, una cantante, oppure la musica è un qualcosa del quale tu non puoi proprio fare a meno. Ti serve, ti aiuta. Ti vedo ascoltare musica spesso. Credo che, chiave, tu dovresti sentirti più libero di sperimentare un po' al di fuori degli schemi. Ti dico questo perché è come se con questa carta dell'appeso ti vedessi un pochino trattenuto o trattenuta. Sentiti libero di sperimentare anche un po' al di fuori dagli schemi. Sei una persona molto intelligente e con un aspetto, ti vedo giovanile, potresti essere un qualcuno che dimostra meno anni della sua età, ti piace stare in mezzo ai giovani, in compagnia di persone giovani, oppure avere tu stesso un aspetto molto giovanile.
E vedi, anche qui la stesa mi finisce con questo 5 di coppe. Ti vedo un po' rimpiangere un qualcosa, pensieroso o pensierosa la nostra chiave. C'è una situazione nella tua vita che con questo giudizio tu hai voglia di definire, hai voglia di trovare una soluzione. Ti vedo innamorato, o innamorata, chiave. O desiderosa di esserlo, e volendo, se non ce l'hai, anche di mettere su famiglia, però è come se in questo momento situazioni del passato ti trattenessero, come se ti vedo trattenuto o trattenuta da qualcosa che forse tu non sei ancora riuscita completamente a lasciare andare. Un gran lavoratore o lavoratrice la nostra chiave. Andiamo a vedere adesso cosa significa quando succederà questo, e parliamo di futuro prossimo. Vediamo un po' che cosa c'è qui per te. Vedi, anche qua, 5 di coppe. Qualcosa che continuiamo anche in questo futuro prossimo a portarci dietro, e che peraltro ci limita, ci crea dei contrasti. Vedi questo 5 di bastoni, in questo 9 di bastoni ci tratteniamo, non riusciamo ad essere completamente liberi di sperimentare ciò che vorremmo sperimentare. Qui ti vedo in questo futuro prossimo, in particolar modo, ecco, un qualcosa che succederà, comunicare con questo 8 di bastoni, quindi sono comunicazioni scritte, anche telefonate, qualcosa di molto rapido, che va a succedere. Abbiamo anche la carta del mondo, quindi quando succederà questo, adesso andiamo a vedere che cosa significa. Ma dunque, io qua ci vedo un 2 di coppe. È possibile che ci stiano indicando per te un'unione, oppure una collaborazione con un qualcuno dove, peraltro positiva, perché poi con un 3 di coppe, una ruota, qui quando succederà questo significa che andremo poi a festeggiare un qualcosa, quindi una riuscita probabilmente, che sia in ambito sentimentale o anche lavorativo. Io in questo futuro, con anche questa carta del Papa, ci vedo l'andare a trovare una soluzione circa un qualcosa dove ti sei sentita probabilmente ingannata. Vedi, questo 7 di spade ci indica questo, è una carta che ci parla di inganni. Vedi, abbiamo anche una torre qua, quindi un cambiamento improvviso, un qualcosa che magari non t'aspetti. L'appeso, la torre indicano proprio un qualcosa che va a cambiare improvvisamente e rapidamente per te. Vediamo. Questa cosa che probabilmente ti preoccupa e che va a cambiare rapidamente ed improvvisamente, dove peraltro ci si sentiva appesi, potrebbe avere a che fare con una donna di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, o comunque con una donna. Qui abbiamo questa regina di spade,
una persona che probabilmente ha avuto un atteggiamento scortese nei tuoi confronti, o comunque ha preteso determinate cose, o comunque non si è messa a complementare con le tue esigenze, anzi potrebbe averti dato contro volendo, una regina di spade. Per carità, la regina di spade ci indica anche comunque intelligenza, ma in questo caso, essendo che potrebbe aver creato una situazione di questo tipo, forse direi che potrebbe essere stato poco intelligente, potrebbe anche essere un uomo, Di fatto ci vedo un bel cambio di ciclo dopo, con questo 10 di spade. Qui sono dell'idea che un qualcosa che in questo momento potrebbe crearti dei contrasti, o che te li ha creati, vada lentamente a migliorare con questo cavaliere di denari. Il cavaliere di denari ci simboleggia anche un segno di terra, volendo. Qui mi indicano situazione, potrebbe essere con questo 10 di bastoni un po' pesante, ma che poi di fatto con questa carta della forza dovrebbe, a mio avviso, trovare soluzione. È necessario comunque il massimo impegno da parte tua. E l'ultimissima carta è un 2 di denari. Ci sta dicendo che quando ti troverai in una situazione come ti ho descritto, o in più situazioni quelle che ti ho descritto, significa che non devi dubitare, non devi continuare a barcamenarti nell'attesa che qualcosa vada a cambiare. A mio avviso devi agire, scegliere. Temporeggiare non serve. Chiave. Qui c'è un ciclo che andrà a cambiare per te, una situazione magari spiacevole con una persona dove si andrà a chiudere definitivamente, andrà a definirsi all'improvviso, quando meno te lo aspetti, nonché un possibile aiuto, una collaborazione, se vogliamo parlare di sentimenti, anche l'incontro con una persona che ti darà la possibilità di definire determinati, come ti posso dire con questo 5 di bastoni? Per me 5 di bastoni sono contrasti che tu puoi avere in questo momento circa una determinata cosa. Ebbene, io vedo che qua si definiscono, Chissà che cosa, scrivimelo nei commenti. Quindi quando succederà questo, un ciclo va a cambiare. Situazioni spiacevoli che si chiudono e non vale la pena continuare a barcamenarsi, perché possibilità ne abbiamo, e anche rapide con questo 8 di bastoni. E poi fondamentalmente se un ciclo si chiude, un motivo ci sarà. Ora ti chiedo di pensare ad una domanda che ti sta particolarmente a cuore. Vado a darti una risposta secca con gli arcani maggiori, un sì o un no.
per la chiave. Vediamo cosa ci dicono per la chiave. Abbiamo il mondo, il giudizio e l'imperatore. Qui con questo mondo parliamo di un qualcosa che va ad espandersi, qualcosa che, se la tua domanda faceva riferimento, magari a una professione, alla tua professione, un lavoro o un qualcosa che tu, vuoi andare a fare, mondo e giudizio, per me indicano un'espansione, delle notizie circa una situazione che portano con questo imperatore delle certezze, mh? Se invece parliamo di sentimenti, se la tua domanda era rivolta ad un qualcosa di sentimentale, io qua ci vedo, mhmm, allo stesso modo l'espandersi, in un qualcosa, probabilmente con questo mondo potrebbe essere anche un qualcosa a distanza, perché in ogni caso, ci parla anche di comunicazione, dove, si andrà a raggiungere, o ad avere una certezza. Sono notizie, sono parole che, ci regaleranno probabilmente una certezza. Ecco, poi chiaramente questo è un interattivo, io ti ho dato, ecco, un po' il significato di queste carte, devi, in base alla domanda che hai fatto tu, andare ad agganciare un po' questi 3 arcani maggiori, che ci indicano espansione, comunicazione, notizie che arrivano e una certezza finale. Ora vado a scriverti, in base un po', a queste carte che sono uscite per te, un messaggio in scrittura automatica. Vediamo cosa mi viene da dirti. C'è, uhm, un fatto o un qualcosa che, sta succedendo adesso nella tua vita, mhmm, del quale non riesci a darti una spiegazione. Mh. O non riuscirai a dartela. Mh. Mh. La parola insonnia ti dice qualcosa? Domanda. Nei prossimi 20 giorni capirai, mhmm, perché
ciò che ti sembra così strano e diverso dal solito è toccato proprio a te. Le cose belle arrivano quando meno ce le aspettiamo. E questo era per te. Le cose belle arrivano quando meno ce le aspettiamo, è chiave. Il messaggio dice questo: c'è un fatto o un qualcosa, che, sta succedendo adesso od è successo nella tua vita, del quale non riesci a darti una spiegazione. M'è venuto la parola insonnia, perché probabilmente questa cosa può crearti dell'ansia. Quindi la parola insonnia ti dice qualcosa? Nei prossimi 20 giorni, con questo giudizio, che è la carta numero 20, capirai perché ciò che ti sembra così strano e diverso dal solito è toccato proprio a te. Le cose belle arrivano quando meno ce le aspettiamo, con questo imperatore. E questo era il messaggio per te, chiave. Quindi ti dico adelante, che perché io ti vedo in questo mondo espanderti, andare oltre un determinato qualcosa dove in questo momento potresti sentirti probabilmente trattenuto, trattenuta, perché un ciclo deve andare a cambiare, e proprio quando succederà questo, ti vedo con questa carta del mondo, questo imperatore, questo giudizio, espanderti, che sia lavorativamente parlando, che siano sentimenti. Io qua ci vedo espansione per te, chiave. E ti dico adelante, chiave. Le prendo con attenzione perché sono particolarmente pesanti, se cadono vanno a bucarmi il tavolo, Adelante, chiave. Mettiamo qui e passiamo all'orologio. Orologio, suerte per te. Vediamo cosa significa quando succederà questo, e cioè quello che vedremo nella stesa. In questo momento dovresti sentirti particolarmente connessa o connesso, orologio, con la lettera S, N, T, R, lettera V. Queste sono. Uno fra questi numeri che ti dirò, oppure anche tutti, dovrebbe ricordarti qualcosa. Magari una data, o potrebbe anche essere un numero di telefono, o magari un numero che vedi ripetersi spesso, chissà che non siano dei numerini fortunati. 22, 37, 40 e 25. 22, 37, 40 e 25. Per l'orologio, vediamo chi sei tu, orologio.
Orologio, sei di un segno di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. Ma potresti anche essere di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, o avere un ascendente in uno di questi segni. Qui, con questo asso di coppe, per l'orologio abbiamo una persona molto emozionale. Qui ci vedo un qualcuno che si lascia anche un po' condizionare dalle proprie emozioni. Sono dell'idea che, a prescindere dalle emozioni, tu possa essere un qualcuno che crede anche molto nei sentimenti, che quelli veri, quelli importanti. Ti vedo innamorata o innamorato, orologio, in un amore ricambiato, peraltro, e ci credi anche tanto. Qui penso che con questo Re di Spade tu possa essere un qualcuno che ricorda ogni particolare di quel che succede, e poi ci ricami anche sopra, penso. Nel senso che, come ti dicevo all'inizio, ti lasci anche molto condizionare, dalle tue emozioni. Sei un qualcuno, una persona con una mente brillante, riesci a come ti posso dire, ti vedo attento, attenta ad ogni minimo particolare, dettaglio, e tutto viene passato al vaglio da te. Non ti sfugge nulla, ecco, volevo dire questo. Penso che tu possa essere, vedi, guarda, neanche a farlo apposta, Re di Spade e Regina di Spade, quindi qui abbiamo sia un'energia maschile che femminile, di un qualcuno molto molto attento, una mente brillante. Ti aggiungo ancora questo, arguta. Curiosamente, imperatore e imperatrice. Ti dicevo prima che ti vedo innamorata o innamorato, ti vedo in coppia, ti vedo anche con un bel caratterino tosto, orologio. Queste le giriamo dopo, intanto vado ancora a dirti un qualcosa di te. C'è un qualcosa in questo momento nel quale tu credi molto. Ebbene, ti dico di perseverare, anche se tu già lo stai facendo. Ti vedo in questo momento mettere le basi per un qualcosa che poi è possibile vada a svilupparsi in futuro, dove potrebbero esserci ancora a riguardo qualche titubanza, forse non hai ancora messo bene a fuoco, vagliato tutti i dettagli di una situazione. Non a caso vedi qua, ci usciva questa carta che mi indica anche un trattenersi, delle possibili titubanze. Tu potresti essere un artista, un artista in qualcosa, orologio, perché lo vedo di qua.
Nonché, sicuramente un amante degli animali, potresti possedere anche un cane, un gatto, persona, molto empatica, molto emozionale, quello che ti dicevo all'inizio, non lasciarti magari condizionare troppo, magari da emozioni negative volendo, perché un qualcosina ce l'abbiamo qua, qualche paura, qualche, condizionamento non proprio positivo, ma non è il caso tuo. Mhmm, forse un cane ci vedo qua per te, o comunque degli animali che del quale ti prendi cura, dei quali ti prendi cura. Orologio, un cane bianco probabilmente. Ora andiamo a vedere, cosa significa quando succederà questo e ti dirò anche cosa. Parliamo di futuro prossimo per te. Mh. Qui ci stanno dicendo che circa una situazione tua familiare, mhmm, o potrebbe essere sì, io ci vedo famiglia, ci vedo potrebbe anche essere una casa, un contesto familiare, un qualcosa che ha a che fare con la tua famiglia, andrai a decidere un qualcosa. Questo 2 di spade di importante, può far riferimento anche a una persona, dove, tu dovrai decidere: "Faccio questo piuttosto che quest'altro?" Questo 2 di spade. Ebbene, io qua con questo mago vedo che quando succederà questo, vediamo, è possibile che tu vada a sperimentare dei momenti di ansia, non sei ancora completamente convinto o convinta di aver fatto la scelta giusta. O quest'ansia del 9 di spade andiamo a sperimentarla, proprio perché magari non riusciamo a prendere una decisione, non riusciamo a deciderci, Mh. Una persona di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, ehm, è possibile che sia un qualcuno, che potrà darti un appoggio fondamentale circa questa, situazione a livello familiare che tu dovrai andare probabilmente a definire. Qualcuno si intrometterà anche, perché io qua ci vedo intromissioni, ma quando succederà questo, significa che, con questa carta del carro e quest'otto di denari, ti vedo, intraprendere probabilmente un viaggio, un cambio di casa, una destinazione nuova, e a lasciare indietro con questo 5 di spade un qualcosa che, fondamentalmente considererai una battaglia persa, un qualcosa che non serve più. Guarda, te li faccio vedere. Ehm, quando succederà che tu prenderai una decisione circa delle possibili situazioni che ti preoccupano, dove c'è ambiguità, dove, mhmm, magari in questo momento non sei riuscita o riuscito a definire nulla, mh, significa che anche grazie, probabilmente a un segno di terra ci vedo qua, Toro, Capricorno, Vergine, ehm,
tu andrai magari anche un cambio di casa questo carro, c'è un viaggio che intraprenderai. Ci vedo un qualcuno che con questo fante di denari potrebbe addirittura essere più giovane di te, mh? E e qui c'è proprio un intraprendere, impegnarsi, lasciare andare con questo 5 di spade un qualcosa che, mhmm, ti complicava la vita, che fondamentalmente non ti serviva a nulla, per intraprendere con questo carro e con maggior impegno una strada nuova, mh? Ehm Puoi esserti sentita o sentito ferito, tradito da un qualcuno, una persona con un carattere un po' despota, autoritario, con questo imperatore, e forse può essere che sia proprio questa la situazione che finalmente riuscirai a lasciarti alle spalle. Perché, come da titolo, quando succederà questo, significa che intraprenderemo un viaggio o, la strada giusta con delle persone giuste. Ecco, io vedo questo per l'orologio. Tu potresti anche essere un qualcuno che fa un lavoro a contatto col pubblico, qui, 6 di bastoni, ehm, o potresti essere, un qualcuno che, pubblicherà i suoi successi sui social. Ti piace pubblicare, delle tue foto o di un qualcosa che fai? Qui è proprio la carta che ci indica un esibirsi, un pubblicare. Ebbene, mhmm, credo che in questo, futuro prossimo, quando succederà che ci lasceremo finalmente alle spalle un qualcosa che non ci serve più, potrai pubblicare un tuo successo. Questo mi viene da dirti. Ehm c'è la possibilità che strada facendo vadano ad intromettersi delle persone poco favorevoli, ebbene, teniamole a distanza, lasciamole al loro posto. Ora ti chiedo di pensare ad una domanda che, ti sta particolarmente a cuore, per darti una risposta secca con gli arcani maggiori, un sì o un no. Per, l'orologio. Vediamo cosa ci dicono per l'orologio. Mh. Abbiamo la giustizia, il sole e l'imperatrice. Nella variante di prima era uscito l'imperatore, qui sole e imperatrice. Penso non sia un caso, Se tu hai chiesto circa una situazione, può essere anche lavorativa, può essere economica, nonché sentimentale, le carte con questa giustizia Sole Imperatrice ti dicono che, la risposta è, un sì in assoluto. Qui c'è un equilibrio che si va a ritrovare, circa una, situazione dove andrà a manifestarsi qualcosa di reale e di concreto. Se hai chiesto, mhmm, per la soluzione di un problema, io qua ce lo vedo e anche a tuo favore. Può essere anche qualcosa di burocratico, legale, un sole e un'imperatrice è un sì. Se hai chiesto per i sentimenti, magari sei un uomo che chiede di una donna e io la vedo manifestarsi nella tua vita e anche qualora si trattasse, ecco, di un qualcuno che conosci da tempo,
andare a ritrovare un equilibrio con questa persona, sono carte, mhmm, giustizia, sole, imperatrice, molto positive. Circa una qualsiasi altra situazione, questo è un sì. Adesso vado a scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che in base a queste carte che sono uscite mi verrà da dirti per l'orologio. Mm. 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 C'è un posto dove ehm, ti vedo passare molto tempo, mhmm, della tua giornata, ehm, dove ti senti molto sicura e protetta. Mh. Però la, tua testa è altrove. Con questo carro, eh. Questo altrove avrà a che fare con un qualcosa di importante per te. Mh. Che succederà in un giorno di festa, può essere anche una festa raccomandata o un invito, ehm, penso che proverai qualcosa di magico in quel momento. Qui il messaggio dice questo: c'è un posto dove, ti vedo passare molto tempo della tua giornata e dove ti senti, molto sicura e protetta, oppure sicuro e protetto. Però, la tua testa è altrove, e ha a che fare con un qualcosa, di molto importante per te che, ehm, succederà, io questa cosa la vedo succedere, in un giorno di festa, oppure una festa raccomandata, può trattarsi anche di un invito e in questo momento, quindi in questo giorno di festa, per giorno di festa si intende appunto anche volendo una domenica o in quel momento proverai qualcosa di magico, sicuramente di bello, E questo era il messaggio per te, orologio. Ti dico naturalmente adelante con questa giustizia sole imperatrice e questo qualcosa di magico che andrà a succedere in un giorno di festa. Adelante.
orologio. E con oggi abbiamo finito, io vi ringrazio per avermi seguita, vi auguro una buona settimana perché domani è lunedì e come al solito vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante, ciao!